Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ricapitoliamo ciò che è stato questo girone di andata in Serie A. Lo faremo con una tier list, vedremo le categorie corrispondenti a questa tier list, vedremo tutte le squadre, come sono andate, se sono state oltre le aspettative, chi ha giocato secondo me peggio di come ci si aspettava. Vediamo e andiamo a fare questa tier list insieme. E prima di cominciare non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un commento sotto questo video secondo voi come è andato questo girone di andata. Andiamo a vedere. Allora, vediamo questa tier list. Le categorie sono al di sopra di ogni aspettativa, la squadra che ha fatto più di quanto ci si aspettava, tutto secondo i piani, squadre che comunque avevano pianificato di stare dove stanno, un andazzo agrodolce, alti e bassi, si può osare di più, è una squadra dalla quale mi aspettavo qualcosina in più, e deludente al giro di boa le squadre che hanno deluso nel girone di andata. Cominciamo. Allora, la Fiorentina, metà classifica, ma la Fiorentina, tutto secondo i piani, la Fiorentina secondo me sta dove doveva stare, o dove si erano prefissati di stare. L'Atalanta la mettiamo in un andazzo agrodolce perché dopo la sosta del mondiale ha ricominciato a giocare e a fare tantissimi gol, però prima del mondiale comunque alti e bassi, anche se la troviamo tra le parti alte della classifica. Però è un andazzo agrodolce. Mi aspettavo un Atalanta che riuscisse a rompere le scatole alle prime tre, invece non è stato così. Bologna secondo me ultimamente sta andando molto meglio di prima della sosta, però secondo me il Bologna sta dove deve stare, tutto secondo i piani per il Bologna. Cremonese, allora la Cremonese si può usare di più, perché visto il gioco che ha espresso ha portato pochi punti a casa, la mettiamo tra si può usare di più. L'Empoli, vediamo, l'Empoli credevo meglio rispetto all'anno scorso, un andazzo agrodolce mettiamo l'Empoli. L'Inter, mi aspettavo l'Inter tra le favorite per lo scudetto, anche se è ancora lì, è il Napoli che ha fatto il vuoto dietro, però l'Inter si può usare di più per la rosa che ha, dai. La Lazio, un andazzo agrodolce per la Lazio, perché a volte gioca e rende così come il gioco di Sarri, altre volte la vedi completamente in difficoltà, quindi alti e bassi, anche se comunque i punti li ha fatti, però la mettiamo tra un andazzo agrodolce. Il Lecce, per esempio, secondo me è al di sopra di ogni aspettativa, perché io non mi aspettavo un Lecce che giocasse soprattutto il calcio che gioca. Poi i punti li fai o non li fai, però gioca veramente un gran calcio e mi aspettavo un Lecce più basso in classifica, invece se la sta cavando. Il Milan si può usare di più assolutamente. Io mi aspettavo il Milan ovviamente da campione in carica, molto meglio di quello che sta facendo, soprattutto quando è ricominciato il campionato dopo la sosta mondiale. Comunque sta prendendo tanti gol e deve ancora giocare la partita della 19ª giornata, ed è a 12 punti dietro al Napoli, quindi si può osare di più sicuramente. Il Monza è tutto secondo i piani, perché le interviste che vediamo pre inizio campionato parlano chiaro. Il Monza è stata una squadra fatta per restare in Serie A, e al momento ci sta riuscendo anche con l'avvento di Palladino, perché con Stroppa all'inizio non andava molto bene. Il Napoli, primo in classifica, 50 punti al giro di boa, al di sopra di ogni aspettativa. Nessuno di noi si aspettava un Napoli primo in classifica che dettasse legge per lo scudetto, almeno dopo il mercato fatto in uscita e in entrata. Io da tifoso del Napoli non me l'aspettavo e credo non sia l'unico. La Roma
Ma la Roma la mettiamo anche lei tra un andazzo agrodolce, dai, perché comunque non mi piace come gioca, però comunque raccoglie punti. Qualche partita efficace, altre partite un po' meno. Vediamo come andrà in questo girone di ritorno. Comunque un andazzo agrodolce per il momento, così come la Salernitana. La Salernitana bene nel girone di andata, malissimo da quando è ricominciato il campionato. Agrodolce l'andazzo sicuramente con Nicola che è stato esonerato, è stato richiamato. Comunque la Salernitana è chiamata a fare punti e anche a più presto. Sampdoria, deludentissima al giro di boa. Saranno le vicissitudini societarie, sarà stipendi non pagati, tutto quello che volete, però deludente al momento al giro di boa, finito il girone di andata. Anche il Sassuolo, deludentissimo, mi aspettavo un Sassuolo almeno da metà classifica, invece sta lottando nelle zone basse prima della retrocessione. Mi aspettavo un Sassuolo che giocava, invece sarà stato il mercato in uscita, comunque hai perso Scamacca, hai perso Raspadori, qualcosina l'ha persa. Deludente al giro di boa. Lo Spezia secondo me al di sopra delle aspettative. Io mi aspettavo lo Spezia tra le ultime tre, perciò lo metto al di sopra di ogni aspettativa perché secondo me sta facendo un campionato discreto. Andazzo agrodolce, tutto andazzo agrodolce per il Torino, anche se i punti li ha fatti. No, il Torino secondo me rispecchia la situazione di classifica, rispecchia la squadra, la rosa e ciò che volevano fare. Non credo che il Torino sia stato costruito quest'anno per arrivare in Europa League o in Conference, quindi tutto secondo i piani per il Torino. Non si vede, ma si vedrà sul giallo, la Juve. Allora, la Juventus la mettiamo tra un andazzo agrodolce anche per le vicissitudini che sono successe pochi giorni fa. 15 punti di penalizzazione, però prima della penalizzazione comunque era seconda. Quindi un andazzo agrodolce o la spostiamo? La mettiamo tra un andazzo agrodolce. Sì, un andazzo agrodolce la Juve. L'Udinese si può usare di più. Partita a razzo tutto il girone di andata. Con l'ultima partita, ricordiamo, contro il Napoli. Comunque il Napoli avanti di 3 gol. L'Udinese riaprì la partita e ci fece sudare per portare a casa 3 punti. Però non è la stessa Udinese nel girone di... cioè non nel girone di ritorno, nel ritorno dopo il mondiale, non è la stessa squadra. Vedremo cosa succederà all'Udinese. Verona, deludentissimo il Verona al giro di boa, lo mettiamo qui perché né carne né pesce. A me non piace per niente come gioca il Verona, però qualche punticino l'ha fatto, l'ha portato a casa. Vedremo poi come finirà il campionato. Queste sono le squadre della Serie A e vedremo poi a fine campionato se faremo un'altra tier list a fine campionato e vedremo se cambierà qualcosa e cambieranno le posizioni. Questo è il girone di andata con tutte le squadre per ciò che hanno fatto, chi è andato sopra le aspettative, chi non ci si aspettava, che era primo in classifica come il Napoli perché non ce lo si aspettava, chi invece ha espresso meno di quanto poteva, chi ha fatto il minimo sindacale o il giusto per il quale è stata costruita la squadra. Questa era la mia tier list, ragazzi. Fatemi sapere la vostra come sempre nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli. Ciao!